Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Flaviano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. E della sua Qashqai 2024, quindi il nuovo modello restyling. Sì. Sempre il modello e-Power, dico sempre perché abbiamo già fatto il video con Loris, che siamo anche vicini di casa, Sì. e quindi per quanto riguarda la motorizzazione, spazi e cose del genere siamo tutto là. Volevo un attimo farvi vedere il modello 2024 che hanno fatto il restyling, quali sono le differenze, ma soprattutto un parere diverso di quest'auto, perché c'è chi la prende per andare in pensione e c'è chi l'ha presa invece per la famiglia. Quindi sono due situazioni diverse e due, magari uno vuole per una cosa e uno vuole per un'altra. E quindi sentiamo un parere diverso e soprattutto vediamo un attimo che cosa hanno cambiato. Fabiano, perché l'hai presa? Perché è una bella macchina e perché non per i consumi, questo lo dico già, ma perché è un modello, un stile di guida diverso dalle altre macchine. Non è solo corrente, è un motore che genera della corrente, che però il motore, che quello che fa girare le ruote è un motore elettrico. Ha 190 cavalli, 190 cavalli che spingono sempre. È bello da guidare. È bello di guidare. Allora, tutti la prendono perché gridano al miracolo dei consumi, quelle cose là. No. Dimmi come siamo messi qua. Siamo messi su 15 km,7, dopo dipende anche dal stile di guida. Io quando la guido, siccome ha tanti cavalli, mi piace spingere Ok. e consuma. Consuma... Sì, adesso non lo so se paragonare a un'altra macchina, però vedi che è un 16 km, 15 km e 7, 16 km, dipende. Con un litro di benzina. Con un litro di benzina. Bene. Sì, perché ecco qua, questo volevo portarvi, perché tanti magari la prendono perché dicono ah, la mia non consuma niente, fa 25-26 con un litro. Non è vero. Anche l'olio si diceva fa 18, 19, 18, 19, quindi se torniamo al vecchio diesel consumava meno il diesel, però le prestazioni che ha questa qua, i 190 Sì. cavalli, Io ho un C-Max della Ford 1690 cavalli che riesco a fare 20 con un litro, però non ha l'agilità e la forza, la potenza di questa macchina qua. Ne ha metà. Boh, giusto. Bene, questa è la versione Connecta, Sì. se non sbaglio, e quanto l'hai pagata? Se vuoi Questa l'ho dircelo? pagata 37.100 euro. 37.100 euro. Hai messo altri optional? Sì, l'optional, che non mi ricordo come si chiama, è proiettato, Ah, quello è l'EDAP display. è il DAP display e il portellone elettrico. Elettrico. Quindi per il resto No, nasce così. è la vernice che è perlata. Ah, ok, sì, Bianco perché è un perlato. bianco. È un bianco perlato. Ok. Fari a LED, Sì. full LED, e questa è la versione più nuova, quindi si vede che qua hanno cambiato il mascherone e l'hanno fatto un po' più nuovo, Più nuovo. più moderno, ecco. Ha una vernice che secondo me è Nissan, io mi ricordo mio suocero aveva una Nissan Primera, dopo 15 anni la vernice è ancora perfetta. Non spero anch'io che duri così, però No, non magari credo. Da quant'è che ce l'hai? Dal 24 di dicembre del 2024. Quindi 2 mesi e mezzo. E mezzo. 2 mesi e mezzo. Bene, e hai fatto fino adesso? 2000 km, 2500 km. Boh, magari dopo sarebbe da vedere tra qua un anno se i consumi sono migliorati, perché comunque Loro dicono di sì, perché poi impari il stile di guida, tante cose. Allora, con l'altra correvo sempre con l'aria condizionata accesa, con questa se vuoi risparmiare la devi spegnere, al limite corri con l'aria normale, perché tutto ha un consumo. Okay. E allora devi imparare un stile di guida diverso dalle altre. Buono. E l'altra macchina, cos'è? La C-Max? Sì. Dicevi, buono. Quindi e come spazi, come... Ma come spazio è spaziosa, è agile sulla guida, sprintosa, comoda, bella, a me piace. L'ho presa perché mi piace. Beh sì, anche questo è il motivo di uno perché la prende, non solo è perché consuma poco, è perché questo... Cioè, infine stiamo spendendo 35, 36, 37 mila euro, deve anche piacermi, insomma, Certo. perché è inutile vedere i consumi, allora vado a prendermi una macchina da 20.000 euro che fa 20 con un litro e siamo a posto, insomma. Esatto. E avevi visto qualcos'altro? Avevo visto un Hyundai Tucson
costava un po' di più, però ho visto questa, mi è piaciuta questa. Ti è piaciuta questa? Boh, basta. Ci siamo fermati qua. Non sono andato in giro. Beh, la linea è bella, l'auto dentro, adesso comunque la facciamo vedere, è fatta bene, non è il massimo del livello, perché No, il livello più alto è la Tecna, che ha altre cose, ma che magari a uno può dire, vabbè, non mi interessa e mi va bene così. Bene, dai, facciamo un giro veloce anche per far vedere un attimo le differenze, vediamo un attimo gli interni, come sono fatti e cosa hanno cambiato. E non farò la prova su strada perché l'abbiamo già fatta con l'Oris, così risparmiamo il tempo di... Le faremo vedere, vi facciamo vedere il parcheggio da sola. Sì, dai, facciamo vedere che parcheggia da sola. Prima mi ha fatto vedere un attimo e facciamo vedere un attimo come funziona il parcheggio automatico, che può essere o per qualcuno che non è pratico di guidare. A me è successo una volta in centro a Padova e non riuscivo ad andare dentro, ho messo l'automatico con la Scenic, track, mi ha parcheggiata lei senza fare niente. È impressionante come riescono a fare questo. Buono, dai, facciamo un giro veloce, gli interni, e poi vediamo il parcheggio automatico. Eccoci qua, partiamo dal nuovo frontale che abbiamo qui davanti. Vedete comunque i fari tutti a LED. Qui abbiamo la posizione che poi diventa anche l'indicatore di direzione, se non sbaglio, no? Diventa anche la freccia. Qui abbiamo tutti i piccoli LED. Questo richiamo di questo disegno qua viene riproposto anche qua sopra. Ok, e qui ci sono questi fari che sono i sensori di parcheggio frontali, ha la telecamera sia frontale che posteriore, non a 360, c'è anche sugli specchietti. Non so, no. No, vabbè, comunque frontale. No, 360 sì, perché quando tu vai dentro... Ok, aspetta, beh sì, 360, eccola qua. C'è anche lo specchietto. Guardate il bianco perlato, che bello che è. Lo vedete qua, molto 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 bella. Sta pittura qua è veramente una vernice particolare, guardate come è fatta, anche come sono fatti rifiniture. Beh, qua da parte dei giapponesi sono fatti molto molto bene. Le ruote sono delle Goodyear, quindi anche delle buone ruote, 235 55 R18, quindi un bel cerchio. Ha dei freni a disco che sono veramente grandi, sì, bei freni e molto importanti. La scritta è Power qui sotto, quindi appunto abbiamo la nostra motorizzazione che è il motore, torno a ripetere, che genera corrente per poi accumulare su una batteria per poi far andare i motori elettrici. Dietro abbiamo comunque dei freni a disco, anche qui dietro, nonostante sia un'auto elettrica, e vista lateralmente è così. Poi guardiamo il posteriore, guardiamo anche, vista in questo qua, ecco, questa è la parte più bella. Adesso Floriano mi stava dicendo, beh, vedila così, guarda che bella che è. E in effetti sì, hanno fatto una bella linea comunque, Guardiamolo così. Adesso vi porto fino a dietro e vedete subito che adesso c'è questa, non possiamo dire moda, ma questo stile di fare i fari trasparenti, come è sulla mia nuova Captur, che hanno fatto tutti i fari trasparenti. Bello qua che hanno fatto qua per scivolare via l'aria, e questo contrasto tra il nero e il bianco perlato. Anche l'antennina Shark, vedete qui, sempre perlata, e vista da dietro, eccoci qua. Adesso ve la faccio vedere così e poi ve la faccio vedere in questo modo qua. La scritta è Power, bella, bei fari full LED posteriori. Adesso apriamo il bagagliaio, che è un optional. Ah, ok. Portellone elettrico, eccoci qua. Ok, e adesso diamo una misurata un attimo al bagagliaio. Comunque abbiamo una profondità di 90 cm, una parte, sì, 90 cm, 110 di larghezza, questo sì era un bel bagagliaio, e un'altezza, quanto siamo? 50, 48. 48 cm. Che poi ha il doppio fondo. Che sono altri, quanti centimetri saranno? 10 cm. 10 cm, quindi 48, 50, quasi 60 cm di altezza. È un bagagliaio capiente, bello grande, insomma. Anche ben attrezzato, con tutte queste paratie qua che si possono spostare e usare come divisorio. Qui abbiamo la presa accendisigari e il portaborse, c'è qua e anche di qua. Tutto rivestito comunque in velluto, e se non sbaglio nell'altra Qashqai era in plastica, Luce. Non lo so. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che sull'altra
so se era sulla Zucca o sull'altra Qashqai, non aveva questa rifinitura qua. Le luci sono a LED sia da una parte che dall'altra, quindi abbiamo due luci che illuminano il bagagliaio, molto molto bene. È interessante questo. Chiusura del portellone, Ok. e chiusura anche della macchina. Ah, quindi se devo andare via, ho Se caricato. io chiudo qua, lei Ok. si chiude ed è chiusa la macchina. Ok, le chiavi ce le hai in tasca, Sì. quindi chiave che... Se fossero su, suonerebbe. Ah, ok, ti suona e ti avvisa. Vedete i fari a LED, belli, vi faccio vedere più da vicino. E l'auto si è chiusa direttamente da là, con anche gli specchietti che si chiudono in automatico. Bene, adesso Flaviano entra, fa vedere come l'apertura delle porte. Un'apertura di 90 gradi. Ah, 90 gradi, in effetti sono proprio dritte dritte, guardate il spazio che c'è. E davanti il sedile è impostato su un'altezza di 1,80 m, di una persona 1,80 m, e in altezza ci sta tranquillamente, no? Ci sono le maniglie per appendersi, bella roba questa qua, cosa che ormai non si trova più su nessuna auto. Ci sono le luci per ogni maniglia, quindi che mi illumina dove sono. I sedili sono semipelle, misti e tessuto, belli questi qua, facili da pulire secondo me, molto interessanti. Abbiamo le bocchette dell'aria anche dietro, e queste secondo me non c'erano sull'altro modello, non c'erano le bocchette dell'aria. Poi invece ci sono, e ci sono anche le due prese USB-C, quindi più veloci a caricare gli smartphone, e sono anche più veloci a caricare solo un tablet o cose del genere. Dietro tutto in pelle, guardate qua il sedile tutto in pelle, con la tasca anche qua tutto in pelle. Beh, è rifinita molto molto bene. Vista da dietro la plancia è così, la faccio vedere, eccola qua, che è rimasta molto simile a prima, solo che hanno cambiato il display, che secondo me è un po' più grande, e ha già Android Auto, hanno i servizi Google già integrati dentro. Esatto. Io Molto molto bene. Quelli là li usi? ho imparato ieri sera. Ho imparato ieri sera, bene. Anzi, ho fatto l'app ieri sera. Sono riuscito a connetterla ieri sera. All'app. Molto molto. Vedete anche qua, cioè, non è detto che tutti gli option che ci sono vengono usati. E quindi dico, a volte spendere tanti soldi in più per modelli in più, che dopo mai non usi mai quello che c'è dentro. Giusto o no, Flaviano? Sì. Sì, perché a volte, ho preso l'ultimo modello con... Sì, ma se non usi quello che c'è dentro, sono soldi, secondo me, buttati. Invece, usate le cose che ci sono dentro, anche perché sono stati fatti degli studi, secondo me. Bene, volevo farvi vedere un attimo la porta dietro, perché è fatta, allora qua, plastica rigida, ma comunque tutta in pelle, guardate che bella cucitura, e qua stiamo parlando della porta posteriore. Qui abbiamo sempre plastica morbida, qua sempre pelle cucita a vista, e qui sotto abbiamo plastica che non è neanche super rigida, ha uno strano rivestimento che è, però al tatto così sembra quasi morbida. E adesso andiamo a vedere un attimo il davanti. Partiamo dal pannello porta anteriore, vedete qui, allora qui sì, è morbida, vedete che si abbassa, e quindi è morbida, tutta in pelle cucita a vista, anche qua tutta pelle. Qui sotto invece la plastica è un po' più rigida, ma comunque sì, è normale per tutte le vetture questa cosa qua. Non è normale avere della plastica morbida qua, come anche qua la pelle, e questo è un senso proprio di rifinitura molto più alta. Questo sedile è elettrico, solo per l'avanzamento. No, questo cos'è? Solo per tirare su e giù. Okay. Per lo schienale, ok? Questo è per alzare e abbassare il livello. Bene. Poi anche qua vedete tutte qua le plastiche morbide, qui si vedono le DAP display, eccolo qua, quello che proietta che ci diceva prima Fabiano, che è come option, vedete che anche qua è tutto morbido. Poi ci sono la regolazione dei fari, per aprire il bagagliaio, il volante è così, il bel cambietto piccolino, guardate qua, bello, e qui abbiamo il nostro bracciolo. Con 3 stili di guida. Con 3 stili... Ah, ok, perché puoi cambiare la modalità di guida. Sì. Economica, standard e sport. E sport com'è? Sport è un mostro. 190 cavalli. Si sentono, penso. Bene, adesso accendiamo un attimo l'auto e vediamo un attimo il display. Eccoci qua. Abbiamo acceso l'auto, questo è il display, molto bello. Adesso Flaviano vuol farci vedere che parcheggia da sola. Vedete Google Maps, già tutto integrato dentro, guardate che display che ha, molto grande. Abbassiamo il volume così
Sentiamo il rumore dei 190 cavalli, che non si sente. Bella questa qua, perché è tutta elettrica e proprio silenziosità massima. Vieni qua, Ok, se vuoi. si vede il display. Forse c'è troppa luce, l'head-up display. Tu lo vedi? Io sì. Ah, io no. Forse si vedrà sulla No. telecamera. Vediamo se la può. Buono, adesso proviamo a parcheggiare da sola. Bene, adesso sta cercando il parcheggio, vedete qua le linee che si vedono? Ok. Bene, lei ha trovato il parcheggio, adesso facciamo avvia. Vediamo cosa fa. Fa tutto da sola, eh. Lei non sta facendo niente. Gira. Ok, frena da sola. Fa retromarcia. Ha individuato il parcheggio, eccolo là. Vedete tra le linee. Adesso vediamo se parcheggia dritto. Vediamo, non sta facendo niente, neanche i pedali. Tengo per Ok. sicurezza però. Ah, perfetta. Perfetta in linea. Però fa sempre un certo che no, perché lasciate, però avete visto in 2 manovre ha parcheggiato l'auto. Impressionante. Per ormai che siamo qua facciamo vedere un attimo il display come è fatto. Eccolo qua. Qui abbiamo il display col contachilometri, contagiri È il consumo della la batteria. Ah sì, la batteria è sempre. Adesso io corro, Ok, le frecce, il consumo va sulle ruote. esatto. Se io lascio l'acceleratore, saranno le ruote che caricano la batteria. Quando freni? Ah Non sì. mollo l'acceleratore. Ok, perché parte la frenata rigenerativa e anche le pedal. Vediamo se parcheggiamo un'altra volta. Facciamo un altro parcheggio veloce, vediamo. Vediamo se lo fa giusto. Parallelo, ok. Retromarcia, ha individuato il parcheggio, guardate. Ok, lei dice vuoi parcheggiare là, avvia. Adesso ti dice la manovra che fa, quindi lei si mette. Vediamo quante manovre deve fare per parcheggiarsi. Ok, gira. Guardate che si sta avvicinando, fa vedere. Non è contenta perché non la sta mettendo dritta nelle linee, la va avanti un po'. Ok. È strana sta roba. Tu non fai niente praticamente. Eccoci qua. Lei è individuata che doveva stare dentro sulle linee, quindi adesso cosa ha fatto? Si è messa dritta e adesso trova il parcheggio. Ecco qua. Rileva che c'è il. Basta. Parcheggio eseguito. Perfetto. Interessante sta roba qua, molto interessante. Bene, facciamo vedere un attimo gli interni così. Allora qua abbiamo tutta pelle con la cucitura a vista, qui abbiamo il climatizzatore ancora con i tasti manuali, cosa ben accetta perché questi qua non hai il touch, perfetto. E un display in bianco e nero che magari può piacere o non può piacere, comunque c'è. E abbiamo un bel display, start and stop qui sotto per accendere l'auto. Sì. Carica telefono. Carica telefono wireless, Sì. molto bene anche quello lì. Il cambietto piccolino qua il per mettere il freno a mano. Questo per le salite, un freno a mano veloce, tu schiacci, Ok, frena per le salite. quindi che non ti fa indietreggiare. Qua e il parcheggio che usavi prima è questo qua, sempre stesso tasto. Sì, scusa, ho sbagliato. Questo è per il freno a mano veloce, questo è per l'autoparcheggio. l'autoparcheggio. Questo devo ancora capire cos'è. Questo è per andare solo in elettrico, senza accendere quando vai in centro città magari. Presumo di sì, come che un po' ho in letto elettrico. un po' perché devo ancora leggere tutto. doppio. Ok, doppio sportellino, ok, oppure. Ah ok, se vuoi mettere il portafoglio. Il portafoglio, il telefonino, dipende. Bene. Qui c'è il D-Mode che dicevamo prima per cambiare modalità di guida. Allora, Quindi, guida verde economica, sì. standard bianca e rossa sport. Bene. Sport è un'altra storia. Adesso vediamo se riusciamo. Vogliamo fare un'accelerata? Proviamo a fare un'accelerata, dai, via.
porco porco. Sì, sì, va e si sentono i 190 cavalli, mamma mia, se va. Sì. Adesso riproviamo un'altra, visto che abbiamo una strada libera. Tra 600 metri, svolta a destra verso via Alessandro Volta. Cioè siamo già a 80 all'ora. Adesso qua la strada finisce perché è un parcheggio chiuso, ma ragazzi, sì, va molto bene. Ha una bella accelerazione. Adesso ho capito perché l'hai scelta. Non solo per i consumi, ecco. Bene. Poi per il Svolta a destra resto verso via Alessandro Volta, SP ha un buon 59. navigatore, quello sì. Bene, poi per il resto dentro quello che dovevamo far vedere, abbiamo fatto vedere, luci a LED. Quello dell'emergenza in caso di incidente, schiacciando qua la Nissan ti mette in collegamento con l'assistenza. No, pronto soccorso, carabinieri. Ah, ok. Qua abbiamo le luci che sono qua, sempre con i tasti, non è touch ma sono fisici, molto bello. Qua possiamo accendere tutto quanto, qua il porta occhiali. Ok. E poi qua abbiamo la lucina LED che quando apri ti si illumina dove vuoi usarlo. Maniglie, ripeto, anche quella per il passeggero, non manca proprio niente. Bello specchietto qua che hanno fatto. Bello fino, senza bordi, bello, molto interessante. E qui comunque sempre plastiche morbide, anche qua sul cruscotto, e pelle, veramente ben rifinito, molto molto bene. Bene, allora abbiamo fatto la prova di accelerazione, abbiamo fatto la prova del parcheggio e adesso teniamo le conclusioni e poi magari ci diamo appuntamento con Floriano tra un annetto per vedere se è migliorato, se è cambiato qualcosa. Magari sarebbe bello farlo anche con l'Oris e fare le due differenze. Bene. Allora, l'abbiamo fatte le prove, non abbiamo fatto la prova su strada, ma abbiamo fatto la prova di accelerazione a voglia, se va molto molto bene. No, voglio fare un altro video tra un anno, se sei disponibile fra un anno magari la facciamo con Loris, che lui ha il modello prima, e magari vi fate un dialogo tra di voi per capire anche come si trova uno, come si trova l'altro, con le due esigenze diverse e i consumi diversi. E magari dopo vedere anche se è migliorata dai primi mesi in poi. Bene signori, io vi ringrazio tutti quanti che siete stati fino adesso, ringrazio Flaviano per la disponibilità e anche perché comunque sono ore così, ma torno a ripetere, queste qua sono recensioni vere, sono recensioni del proprietario, recensioni che non abbiamo portato difetti perché al momento non ne ha, spero che non ne vengano. Non ne ha, magari appunto tra un anno speriamo che non ce ne siano, o magari ti sei accorto di qualcosa che potevano far meglio o roba del genere, insomma. Però al momento sei contento? Sì, per il momento sì, a 2000 km. Sì, bene, dai. Buono, grazie a tutti signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito e non costa niente, basta premere il tasto iscriviti e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti, ciao ciao! Ciao!